Allora possiamo chiudere di nuovo gli occhi, tornare con l'attenzione dentro di noi. Abbiamo trascorso quest'ultima mezz'ora parlando, confrontandoci sulla meditazione, su tanti aspetti che stiamo scoprendo di noi. Adesso cerchiamo di tornare con l'attenzione dentro, sul nostro spirito, sulla nostra interiorità. Con la mano destra alziamo la Kundalini, seguendo la mano con la nostra attenzione, un po' come ci ha fatto fare Giorgio all'inizio, che ci ha chiesto di percorrere tutti i chakra con l'attenzione. Quindi saliamo lentamente dal Muladhara fino sopra il Sahasrara, sopra la nostra testa. Lo facciamo 3-4 volte per aiutarci a riportare l'attenzione dentro di noi e possibilmente sopra il Sahasrara, sopra l'area della fontanella. Facciamo fatica, proviamo a chiederci dov'è la mia attenzione in questo momento. Se vediamo che l'attenzione scappa via, riportiamola sopra la testa. Appoggiamo la mano destra per terra, oppure se siamo seduti sulla sedia, lasciamo che la mano destra si rivolga verso terra e teniamo la mano sinistra aperta sul ginocchio. Portiamo l'attenzione alla base del nostro sistema sottile, al nostro primo chakra, il Muladhara. Chiediamo alla nostra madre Kundalini di risvegliare tutte le qualità del nostro Muladhara, che sono l'innocenza, la purezza, la spontaneità e anche la gioia. La gioia del bambino, l'innocenza del bambino. E ricordiamoci che noi non dobbiamo fare nulla, ma semplicemente desiderare dentro di noi che questo accada. È la nostra madre Kundalini che si occupa di tutto, che ci purifica e riporta in equilibrio i nostri chakra. Riportiamo la
mano destra sul ginocchio. E riguardiamo dove sta andando la nostra attenzione, se è dentro di noi o se fugge via. E riportiamola dentro dolcemente. Adesso possiamo appoggiare la nostra mano destra sulla parte sinistra del nostro stomaco. Sul nostro Nabi Chakra, che è la sede della nostra pace, della nostra soddisfazione, del nostro equilibrio. Chiediamo alla nostra energia Kundalini di renderci perfettamente soddisfatti, di farci sentire totalmente e completamente in pace. Dentro e fuori. Per favore, energia Kundalini, risveglia la completa soddisfazione dentro di me. Rendimi completamente soddisfatto. Con questa pace dentro di noi, saliamo con l'attenzione e con la mano destra al nostro cuore. Appoggiamo la mano destra sul cuore e apriamo bene le spalle, facendo dei respiri profondi per aprire bene la cassa toracica. Per favore, Madre Kundalini, vieni nel mio cuore e aprilo completamente. Io non sono la mia mente, né sono il mio corpo, non sono i miei pensieri e non sono le mie emozioni. Sono puro spirito, pura gioia, verità e consapevolezza. Lasciamo che la nostra Madre Kundalini apra il nostro cuore completamente.
Più il nostro cuore si apre, più il nostro Sahasrara si apre. E maggiormente possiamo sentire questa connessione con l'assoluto, con il tutto. Saliamo lentamente dal nostro cuore, sentiamo salire la nostra attenzione, sentiamola salire fino alla nostra fronte. Appoggiamo la mano sulla fronte, chiniamo leggermente il capo. E chiediamo dentro di noi alla nostra madre Kundalini di aprire il varco tra i nostri pensieri, di aprire questo passaggio per permetterci di arrivare al Sahasrara. Nessun pensiero è importante per noi in questo momento. Se qualcosa ci disturba, se qualcosa occupa la nostra mente, diciamo semplicemente non questo, non questo. Non lottiamo con i pensieri, ma solo li osserviamo e li lasciamo andare. Appoggiamo ancora una volta la nostra mano sull'area limbica, sull'area della fontanella. E la massaggiamo in senso orario. Proviamo a sentire questa connessione tra il nostro cuore e il Sahasrara. E con piena fiducia chiediamo alla nostra madre Kundalini di donarci una connessione forte e di stabilizzare la nostra realizzazione del sé e la consapevolezza senza pensieri. Chiediamolo dentro di noi con tutto il nostro cuore. E ad ascoltare la nostra Kundalini sopra la testa. Possiamo anche spostare la mano un po' più avanti o più indietro, più in alto o più in basso. Proviamo a cercarla, se non la sentiamo subito. Proviamo anche con l'altra mano.
Poi rilassiamo entrambe le mani sulle ginocchia, ma come abbiamo fatto anche all'inizio, cerchiamo di rimanere con l'attenzione sopra la testa. Cerchiamo di mantenere questo silenzio senza farci distrarre da nulla. Ci predisponiamo ad ascoltare l'estratto del discorso di Sri Mataji e anche durante il discorso cerchiamo di rimanere con le mani aperte e l'attenzione sopra il Sahasrara, completamente. So purification within is only possible if you can see yourself clearly. If you can't see, how will you purify? If I can't see in the mirror, how will you see what's wrong with my face? So when you start seeing the truth and comparing yourself with that, then only you can clear out yourself. But the identification should be with the truth. For example, you see in the mirror your face and you find something wrong. You are not identified with that wrong, but you are identified with your own face. And so you clear it out, cleanse it out. In the same way, if you are identified with yourself, you cannot get rid of it. When you are climbing ahead into the new path of righteousness, of goodness, of compassion and love, you should see yourself, watch yourself. What are you doing? Where are you going? How far you are stooping? You should not cheat yourself. Let others cheat you. Let others do whatever they like. Let others try to kill you, but don't you kill yourself. You don't cheat yourself. So you have your self-respect and you have your self-honor, which you value more than anybody else. And you don't yield to anything that will spoil your image in the mirror. This is the first step is of introspection. Now what helps for this introspection is your sense of love. Can you love a person who is distressful, one who is aggressive, one who is hot-tempered, one who cheats you? Can you love such a person? You cannot. Then, how can you love yourself when you have these qualities? When you do this to yourself?
So the first thing is the pure love for yourself. Pure love. It's such a great thing to have pure love. Like you may like to have a very nice bed to sleep. You may like to have a very beautiful house. You may like to have all the wealth of the world. But all this, will it make you love yourself? If you love yourself, you don't want anything. Because you enjoy yourself. To enjoy yourself is the greatest enjoyment. So now you have got self-realization. Means you know what you are. You know what beautiful thing you are. When that is so, you should try to love yourself. And when you start loving yourself, you are not bothered about all nonsensical things. Now this pure love is one of the most beautiful things you have, which you can do to yourself. When you are selfish, you are not loving yourself. When you are unkind, you are not loving yourself. When you are aggressive, you are not loving yourself. Because you are loving all these bad things. But yourself is pure. It's absolutely pure and beautiful. And it loves all that is beautiful and good. So this is the beginning of your self-realization. When you realize how important is yourself, you don't have wrong ideas about yourself. You don't justify all the wrong things you do. Because you understand that is a blemish on yourself. Face yourself in the most honest manner. And you'll be amazed to see how nice it is. Just to see the pure self shining within you. When that self starts shining, you start seeing many other things which you have not seen so far. And one of them you see is that love is not only for yourself, but for everyone. It's a pure love for everyone else. It's not only for yourself. It's very surprising. When you really love yourself, then your love is for yourself. And you start spreading that love in such a manner that you beautifully love others. You don't love for money. You don't love for some advantage, for some power, or for some gain, but you love for love. Because pure love is so joy-giving. It's so joy-giving that if there is any such thing that I love somebody because I want to possess that person, because I am something great, and if I love somebody, then that person should feel absolutely obliged. All these ideas are absolutely of no avail.
Really, if you love, then you just love. You love everyone. You may say, Mother, how can you love a crook? Need not go his way. Need not be with him. Need not have anything to do with it. But if you have pure love, then he can change, she can change. If they do not, then you don't bother. Those who come into the ocean of love, those who are really pure loving people, they are your friends. They are the ones who are needed on this earth. Not the people who are crooks, who cheat you, who try to dominate you. They are not the ones needed. What we need are the people who are completely drenched into the purity of love. So from love we go to another point, which is purity. And the purity is a subject which has been talked about by many people, that you should be pure, you should be absolutely open, and people should know everything about you. I don't think that is purity. Purity is that which purifies others. If you are a pure person, then others will be purified. They have to be purified. Now, supposing you have certain ideas about yourself, you think that you are very highly placed as a Sahajogi and that you are full of love. Maybe it's all imaginary. Does it purify others? Does your purity purify others? Can it give them awakening? Can they be realized souls? And then how much do you value the purity, the power of purity, and how many people you give realization? Or you have kept it to yourself? How many places you have been to spread this purity? Purity has to be spread. And without any doubt in your own purity, you should do it because it's a very, very powerful thing. Purity is very powerful. It may not act on one or two persons, doesn't matter. There could be some very, very nasty, horrible fellows, doesn't matter. But it will have an effect on very many sensitive persons who want to become Sahajogis. You have to just test it. How people like you and how they are impressed by you.